Oggi andiamo a realizzare questo bellissimo vaso ricoperto da una rete bellissima e che farà bella mostra di sé negli angoli della nostra casa che vorremo illuminare. Ve lo mostro così senza una candela accesa e così con la candela accesa per mostrarvi l'effetto bellissimo che fa. Ora ve lo mostro con la luce spenta. Ecco, la luce spenta appare ancora più bello. Io vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanella, a condividere i miei video, a mettere un like e sostenete il canale, anche semplicemente con le condivisioni. Tenete presente che tutto questo lavoro è tutto gratuito per voi. Per il nostro lavoro di oggi abbiamo bisogno di barattolo vetro. Io ho questo di queste dimensioni, voi potreste averlo più piccolo o più grande, non è importante perché la lavorazione si adegua a qualsiasi misura, basterà seguire le indicazioni che vi darò nel corso del video. Poi come filato io userò questo che è in oro, il Maynard venduto dalla Tessiland, voi potreste usare qualsiasi altro tipo di filato con del lurex o delle paillette luminose in modo da dare luminosità al lavoro. E per lavorare utilizzerò l'uncinetto 3,5, in più ci vorranno un paio di forbici. Iniziamo il nostro lavoro prendendo il filato e lasciando una codina abbastanza lunga, circa 10 cm. Poi arrotoliamo il filato sulle dita e peschiamo il nostro filo sull'uncinetto. Cominciamo la lavorazione con 3 catenelle. Ci servono per alzarci e sostituire la prima maglia alta. Ne realizziamo 11. Alla fine avremo 12 maglie alte. Realizzata la 12ª maglia alta, chiudiamo il nostro cerchio magico tirando la codina. Ci inseriamo nel primo punto e chiudiamo a maglia bassissima. Ora cominciamo il secondo giro alzandoci sempre con le 3 catenelle per la prima maglia alta. Rientriamo lì dove ci siamo chiusi e realizziamo un'altra maglia alta. Abbiamo ottenuto così un aumento. Ne faremo 12. Alla fine del giro ci ritroveremo con 24 maglie alte, 2 per ogni punto di base. Realizzati i 24 punti alti, ci chiudiamo sul primo punto del giro con una maglia bassissima, ci alziamo di nuovo con 3 catenelle e rientrando lì dove ci siamo chiusi realizziamo un'altra maglia alta, ottenendo così un aumento. A fianco lavoriamo solo una maglia alta. Faremo così per tutto il giro, quindi alterneremo un aumento ed una maglia alta. Alla fine del giro, se avremo lavorato bene, ci ritroveremo con 36 maglie. Dunque, alterniamo un aumento, che significa l'aumento, 2 maglie alte insieme e poi una maglia singola. A fine giro abbiamo 36 maglie alte, ci chiudiamo sul primo punto qui e ricominciamo il giro come sempre con le 3 maglie alte e alterneremo l'aumento a 2 maglie alte e proseguiremo così fino ad arrivare alla circonferenza necessaria per coprire la base del nostro barattolo. Dunque distanzieremo di un punto in più ogni giro l'aumento uno dall'altro. Dunque faremo un aumento una maglia, un aumento 2 maglie,
un aumento 3 maglie ogni volta che passiamo al giro successivo. Dunque qui in questo giro ci alziamo come sempre con 3 catenelle, rientriamo nello stesso punto e realizziamo un aumento, poi accanto lavoriamo 2 volte la maglia alta singola, di nuovo l'aumento. Nel giro successivo le maglie alte singole saranno 3, poi 4, poi 5. Proseguo così e mi fermo una volta arrivata alla circonferenza che mi è necessaria. Realizzato il quinto giro a maglia alta mi fermo. Procediamo. A questo punto noi non dobbiamo ulteriormente aumentare, dunque faremo 2 giri di soli punti alti. 3 catenelle sulle catenelle, poi entriamo nella maglia alta accanto e lavoriamo una maglia alta per ciascun punto. Finiti gli ultimi 2 giri a maglia alta senza aumenti, divido i 60 punti che ho sul giro per 4 e dunque decido di fare degli archi di 7 catenelle a distanza di 3 maglie alte, quindi 1 2 3 4 5 6 e 7, salto 3 maglie alte, entro nella quarta, ecco perché il 4 come diciamo come base del punto. Dunque 7 catenelle, salto 3 maglie alte, nella quarta un punto basso e procedo per tutto il giro. A fine giro mi chiudo a maglia bassissima sulla maglia di inizio giro, ecco, mi chiudo così, poi mi alzo sulla catenella ad arrivare nella parte centrale, quindi mi sposto di 3 e poi sulla quarta faccio l'ultima maglia bassissima e mi alzo di 7. Le 7 catenelle le fisso al centro dell'arco successivo. Di nuovo questo per creare l'alternanza e quindi ritrovarmi sempre al centro dell'arco del giro precedente. Sono arrivata alla fine del quinto giro di archetti, lo chiudo come sempre, quindi mi fermo qui sul punto di inizio giro con una maglia bassissima, mi sposto a maglia bassissima sulla parte centrale dell'archetto che segue, quindi salgo per 4 catenelle, 1 2 e 4. Sono arrivata qui al centro, adesso comincio a stringere il lavoro, quindi farò gli archetti non più di 7 catenelle ma di 5 e mi fermo con una maglia bassa nell'archetto che segue. Procedo così fino a fine giro. Sono arrivata alla fine del giro, mi chiudo come al solito sulla prima maglia a maglia bassissima, salgo su terza catenella dell'archetto che segue, perché ora abbiamo archetti di 5 catenelle, quindi il centro è la terza, e ricomincio con un altro giro di archetti da 5 catenelle. Arrivata a fine giro mi chiudo con una maglia bassissima come abbiamo fatto sinora. Continuo sull'archetto per 3
catenelle a maglia bassissima. Mi sono portata così al centro dell'arco, così come abbiamo fatto sinora. Ora cominciamo il bordo superiore del vaso con 3 catenelle e 3 maglie alte. Passo all'archetto accanto, prendo il filo sull'uncinetto, altre 4 maglie alte. Procederò allo stesso modo per tutti gli archetti, quindi riavrò di nuovo le 60 maglie alte che avevamo all'inizio alla base del nostro vaso. Arrivata a fine giro mi chiudo a maglia bassissima sulla prima maglia e riprendo il giro a maglia alta, quindi mi alzo con 3 catenelle e poi lavoro maglia alta su maglia alta, normalmente senza né aumenti né diminuzioni. Prendo punto per punto e procedo fino a fine giro, chiudendomi normalmente a maglia bassissima. Chiudo il giro di maglie alte con una maglia bassissima sul primo punto, poi rientro nel punto dove mi sono chiusa, prendo il filo e realizzo un punto basso. Prendo il filo sull'uncinetto, salto 2 maglie alte e entro nella successiva tra le altre 2 maglie alte e realizzo un ventaglio di 5 maglie alte. Salto 2 maglie, nella successiva entro un punto basso, prendo il filo, 2 maglie alte saltate al centro, entro e realizzo un altro ventaglio. Alterno dunque un ventaglio a un punto basso saltando sempre 2 maglie alte. Quindi ne salto 2, entro qui al centro, faccio un punto basso. A fine giro mi chiudo con una maglia bassissima sulla prima maglia bassa del giro, fermo il filo e taglio. Ora con l'aiuto dell'uncinetto prendo un nastrino, io ho questo in casa, utilizzerò questo qui, e iniziando da una parte qualsiasi del nostro cestino inserisco il nastro nel giro dei punti alti appoggiati sugli archi di 5 catenelle e tiro fuori così, faccio dentro, fuori, rientro dentro nel gruppetto di maglie alte successive ed esco fuori dall'altro lato. Passato e sistemato il nastro, dobbiamo inserire il nostro vaso di vetro nella nostra creazione. Voglio farvi notare, qui c'è una parte del bordo del vaso, ritengo ci sarà anche al vostro, dove il vaso ha una fessura dove dobbiamo fare in modo che il nostro nastrino si inserisca per rendere più firme e stabile il lavoro. Dunque inseriamo il vaso all'interno, centriamo per bene il lavoro guardando dentro al vaso e facendo in modo che il centro della base sia centrato nel nostro vaso e facciamo salire facendo in modo che il nastrino arrivi qui al bordo che vi dicevo del vaso e cominciamo a tirare, tirando
naturalmente si va ad inserire all'interno di questa fessura e rimane bloccato lì. Una volta fatto questo, facciamo un nodo, ecco, così siamo sicuri che il nastro è imprigionato per bene nella fessura del vaso e non sfugge. Lo sistemiamo, stringiamo per bene e facciamo un bel nodo. Ecco, l'abbiamo fissato bene. Una volta fatto questo, facciamo un bel fiocco decorativo. Ed ecco qui che abbiamo realizzato il nostro vaso decorato e ben rifinito sia sotto che sopra, e penso che faccia una bella figura in casa, mettendolo negli angoli dove vogliamo dare un po' di raffinatezza e di eleganza. Io adesso provo a mettere questa candela e vediamo l'effetto che farà una volta accesa. Ho acceso la candela, adesso proviamo a metterla dentro con l'aiuto delle forbici per evitare di scottarci. L'ho inserita all'interno, adesso spingo la luce e vediamo il bel effetto che ci dà. È davvero molto molto carina. Io spero che questo lavoro vi sia piaciuto e che vorrete iscrivervi al canale e attivate la campanella e mettetemi un bel like. Eccolo completo con la candela accesa, il fiocco. È davvero bello. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi invito all'iscrizione al canale, attivate la campanella, condividete i miei video e mettetemi un like se il video vi è piaciuto. Grazie.